Ciao a tutti amici, oggi collauderò questo amplificatore. Ho comprato questo generatore di funzioni perché col cellulare non riuscivo ad aumentare la tensione e con questo almeno riesco a aumentare la tensione fino al voltaggio desiderato. Un cellulare arriva fino a pochi millivolt. Io dovevo arrivare all'incirca a 2,5 volt di ampiezza in ingresso e col cellulare non riuscivo. Ora collauderò l'amplificatore senza scheda di preamplificazione, perché questo amplificatore ha un preamplificatore che come sorgente ha un giradischi. Il giradischi arriva il segnale dalla testina, ma come qualcuno di voi saprà, il segnale della testina del giradischi riproduce poco i bassi, proprio per una questione di costruzione del disco. È povero di bassi, quindi il preamplificatore, partendo dalle frequenze più basse, amplificherà di più fino ad aumentare la frequenza e l'amplificazione si abbasserà. Poi questo lo vedremo con la scheda del preamplificatore. Invece montando solo i due finali di amplificazione vedremo che sia alle basse frequenze che alle alte frequenze il valore, diciamo, di ampiezza è sempre uguale. Allora, io adesso vi spiego cosa ho fatto. Ho collegato a questo amplificatore sull'uscita delle casse due resistenze da 150 watt. Ho tarato la resistenza 16 ohm perché questo amplificatore ha delle casse 16 ohm e collegherò un segnale d'ingresso, che questo l'ho già fatto, diciamo, un segnale d'ingresso praticamente bypassato, perché adesso non c'è la scheda del preamplificatore. Io con queste due resistenze che sono da 1 ohm ho bypassato il cavetto schermato che arriva dai connettori RCA, l'ho bypassato di modo che vada subito direttamente alle due schede finali di amplificazione. Allora, partiamo con una frequenza di abbassiamo, ci spostiamo di qua, così siamo a 20 Hz, 50 Hz. Partiamo da una frequenza di 50 Hz, diciamo così 49. Ok, vediamo il nostro segnale d'ingresso, che adesso siamo all'incirca sui 500 millivolt, praticamente 0,5 volt. Ok, adesso come è messo adesso, con 500 millivolt abbiamo un segnale di uscita di ampiezza di 7 volte 6, 7 volte 20, un canale 7 volte 6, l'altro canale 7 volte 7,20 volt. Aumentando l'ampiezza del segnale d'ingresso, vedete, 600 millivolt, siamo già a 8 volt di ampiezza di uscita. 700, 800, 900, qua siamo a 1 volt di ampiezza e siamo già a 12, 14 volt, 13,6, 14,40, 13,6. Le resistenze sono tiepidine, i finali dietro sono freddi. Ora andiamo a alzare ancora, 1 volt 3, 1 volt 4, 1 volt 5, 1 volt e mezzo, siamo a 20 volt di ampiezza, 19,6, 20,8. Ok, alziamo ancora,
andiamo fino a 2 volt. 2 volt siamo già a 27 volt di ampiezza e 26. Andiamo a allargare un po' la scala del tempi. Vediamo che l'onda sinusoidale non ha ancora da distorcere. Proviamo ad alzare ancora un po'. Siamo a 28 volt, 30, 32, 33, 36, 40 volt. 40 volt abbiamo ancora i due canali con la sinusoide ancora perfetta. Andiamo avanti. 3, 1, 41, 42, 44 volt. Andiamo a toccare le resistenze. Ora cominciano a scaldare, perché avremo all'incirca un 40 watt di potenza. Proviamo con la pinza amperometrica a vedere quanta corrente scorre. Andiamo a vedere su un canale quanta corrente scorre. Possiamo provarlo benissimo qua. Ok, però dobbiamo mettere in alternata e siamo a 0, siamo a 1 ampere. Adesso siamo in alternata perché io ho collegato un segnale sinusoidale che si aggira 49 Hz, praticamente 50 Hz. A 1 ampere praticamente siamo sui 46 volt, siamo sui 46 watt di potenza e non abbiamo ancora nessuna distorsione. Proviamo a salire ancora. La pinza amperometrica la lasciamo qua, così si vede. Ok, siamo sempre a 1 ampere. Aumentiamo ancora il segnale in ingresso, arriviamo a 46, 47, 48. Proviamo a aumentare ancora. Siamo a 50 e non vediamo ancora nessuna distorsione. 51. Ora comincia a distorcere. Vedete qua in basso che comincia a tagliarsi? Vedete? Ok. Dunque diciamo che fino a 50, fino a 50 volt non c'è nessuna distorsione. Vedete? Ok, ora facciamo 50 volt, così siamo a 50 volt. Ora le resistenze sono calde, sono belle calde, saranno 50 gradi. Ok, siamo 1 ampere e 1, 50 watt di ampiezza, 50 volt di ampiezza li abbiamo raggiunti senza distorsione. Saremo sull'ordine dei 50 watt. Niente, ora inserirò la scheda, anzi prima vi faccio vedere, abbasso un po' la tensione. Ok, ci portiamo qua così vediamo bene, ci portiamo qua così. Ok, ora andrò a variare la frequenza e vediamo se varierà l'ampiezza o resterà sempre l'ampiezza uguale. Andiamo sulla frequenza, partiamo siamo a 50 Hz. Alziamo un po' così vediamo meglio. 4, alziamo un po', ok. Vediamo. Andiamo su con la frequenza, adesso siamo a 139 Hz.
siamo a 500 Hz adesso. Ok, cambiamo un po' scala, aumentiamo più la svelta, 500, 1 kHz, e vedete che ancora l'ampiezza resta sempre uguale. Aumentiamo fino ad arrivare a 20 kHz, che è quello, diciamo, che l'amplificatore può amplificare. Ok, siamo a 3 kHz, aumentiamo, 10 kHz, il segnale è ancora uguale, si è abbassato un pelino di ampiezza perché prima coincidevano qua le punte, si sta abbassando leggermente all'aumentare della frequenza. Comunque a 17.000 Hz sfido chiunque, forse i bambini riescono a sentire il suono a 17.000 Hz. Passati una certa età, sopra i 30 anni, scordatevi di sentire 17.000 Hz di frequenza. Man mano si alza, si abbassa, però 21.000 Hz abbiamo già passato quello che è il range dell'amplificatore. Comunque abbiamo visto che lavora bene. Facciamo una cosa, ritorniamo sui 50 Hz, facciamo una prova a scendere al di sotto dei 50 Hz, vediamo cosa succede. Allora, adesso siamo a 100 Hz, 0, 10 Hz, così siamo a 50 Hz. Scendiamo al di sotto dei 60, 50 Hz, vedete che adesso dovrà calare un po' perché sotto i 50 Hz fa un po' fatica ad amplificare. Infatti incomincia, diciamo, a lavorare bene sui 50, 40, 50 Hz è il massimo dell'ampiezza, poi resterà così. E comincerà a calare sopra i 17.000, 16.000, 17.000. Quindi abbiamo visto l'amplificatore senza preamplificatore. Ora vedrete che con il preamplificatore cambieranno un po' di cose. Il segnale dovrà essere molto basso, di pochi millivolt, perché come ho detto prima proviene dalla testina di un giradischi, e il giradischi non è amplificato, la testina del giradischi non ha un'alimentazione, è quello, diciamo, che prende dal cavetto schermato e diciamo il movimento del magnete che c'è all'interno della testina, o magnete o altro sistema, ci sono 2 o 3 tipi di testine, provoca una variazione, e questa variazione di campo magnetico crea dei millivolt, praticamente pochi, che successivamente vengono amplificati dal preamplificatore. In questa fase tra la testina e il, diciamo, preamplificatore è molto basso, viene influenzato molto dai disturbi, dunque vabbè, cavo schermato per forza, e bisogna stare attento a non andare vicino a sorgenti di campi magnetici abbastanza forti, perché in quella fase lì, diciamo, tira dentro tutti i disturbi possibili. Quindi adesso andiamo a montare la scheda del preamplificatore.
Ok, montato la scheda del preamplificatore, vediamo il segnale d'ingresso che si aggira sui 10 mV. Qua è impostato a 10 mV, 0,010, e abbiamo già un'amplificazione su, adesso siamo a 29 Hz, proviamo a 29 Hz, facciamo 40 Hz, vedete che abbiamo già un'amplificazione molto alta, all'incirca 30 volt. Andiamo a 40, vedete che si abbassiamo perché qua bisogna usare il potenziometro che è presente sull'amplificatore, e abbassiamo ancora un po', siamo a 50 Hz. Allora, come vi avevo accennato prima, questa scheda le frequenze basse le amplifica tanto, poi man mano sale di frequenza, adesso lo vedremo, si abbasserà. Allora, adesso siamo sui 50 Hz e siamo a 28 volt di ampiezza. Se noi andiamo a aumentare la frequenza, ok, adesso siamo a 60 Hz, 69, 70, vedete che man mano si riduce. Questo lo fa proprio il preamplificatore, perché il segnale della testina del giradischi si comporta in questo modo. Praticamente quando incidono diciamo il disco, per problemi di spazio le frequenze basse non vengono diciamo marcate tanto. Allora il circuito del preamplificatore deve provvedere ad aumentare i bassi, cioè praticamente partendo dai 50 Hz deve amplificare tanto, e man mano sale deve amplificare di meno, 100, 120 Hz. Ok, adesso noi andiamo a aumentare un po' il segnale d'ingresso, facciamo ok, ancora un po', continuiamo a aumentare la frequenza, poi a un certo punto non si abbasserà più diciamo l'uscita, il segnale amplificato. Vediamo se siamo 700 Hz, 800, 1000, perché diciamo che questo preamplificatore deve proprio sopperire quei bassi che mancano alla, diciamo, alla testina del giradischi. È un'equalizzazione, diciamo, che tutti i giradischi hanno. Ora andiamo a vedere anche qua quando va in distorsione, a che tensione di ampiezza va in distorsione. Proviamo a aumentare l'amplificatore, ci mettiamo 580 Hz, 500, andiamo a aumentare l'amplificatore. Ok, qua siamo già fuori perché siamo già a 54 volt. È un po' brusco come potenziometro questo, perché arriva a un certo punto, poi passa, bisogna girare piano. Comunque vediamo che siamo a 42, 43, 44, 53, diciamo comincia a distorcere un po', vedete, come prima. Andiamo a allargare così vediamo, vedete qua, andiamo indietro un po', ho sbagliato, sono andato avanti. Allora, fino a, diciamo che è come prima, alla fine fino a 49-50 è sempre bella, dopo i 50 vedete comincia a tagliare. Dietro questo amplificatore abbiamo praticamente una regolazione del balance, praticamente canale destro, canale sinistro, che ora vi farò vedere. Allora, adesso è così a metà,
Se andiamo in una direzione aumentiamo un canale, se andiamo dall'altra aumentiamo un altro canale. In centro ci sono tutti e due i canali uguali. Poi abbiamo adesso siamo sui 380 la frequenza Hz. Noi possiamo andare a 80 Hz, abbassiamo il volume perché siamo già fuori di ok. Diminuiamo ancora, vi faccio vedere un'altra cosa. Abbiamo altre due regolazioni, abbiamo due commutatori rotativi a 3 posizioni che ti permettono di aumentare i bassi e di aumentare gli alti con 3 posizioni. Allora, adesso il commutatore dei bassi è al minimo. Io adesso lo metto a metà, vedete che è aumentato? Allora, così siamo al minimo, col commutatore siamo al minimo dei bassi. Lo mettiamo a metà, ok, così al minimo, così a metà e così al massimo. Ora per vedere quello degli alti occorre andare a delle frequenze un po' più alte, facciamo così, 2, spostiamo. Ok, siamo sui 2000 kHz, possiamo alzarci ancora un po', ok. Vediamo ora ad aumentare il livello degli alti. Adesso siamo a metà, così si è abbassato ulteriormente, così a metà e così c'è un incremento degli alti. Vediamo che anche questi commutatori lavorano. Dunque l'amplificatore secondo me funziona correttamente. Ultima cosa, questo generatore di funzioni che ho comprato, ho voluto comprarlo perché io usavo il cellulare e col cellulare praticamente non riuscivo a raggiungere l'ampiezza desiderata. Per 100 euro diciamo che il suo lavoro lo fa. E come sempre, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.